Lo step successivo è prendere un fantastico sacco della monnezza. L'anno scorso, grazie al team Sim Racing Motorsport, a Corrado Cusi, costruttore di queste auto, e all'organizzazione Formula X Italian Series, ho avuto l'occasione di correre con le Formula Predators. La mia prima gara su un'auto da corsa Formula. E sin dal primo giorno me ne sono innamorato. Wow! Wow! Delle auto divertentissime, spettacolari, ma soprattutto low cost. Finalmente una categoria dove tutti possono correre. E sin dal primo giorno io avevo già deciso. Nel 2019 avrei corso tutto il campionato, mi sono detto. Così, insieme alla mia agenzia, la Heroes Valley, abbiamo passato 4 mesi a lavorarci su. Avrebbe dovuto essere la stagione perfetta. Tutto calcolato, organizzato per bene, molto tempo per allenarmi, capire e sviluppare la macchina e arrivare alla prima gara competitivi. Insomma, tutte le carte in regola per vincere. Peccato che la sorte ci abbia strappato queste carte di mano e le abbia rimescolate secondo la sua malsana volontà. Come già sapete, incidente in moto 28 giorni prima della gara, clavicola scomposta, 5 costole rotte, 10 giorni a letto senza riuscire ad alzarmi. E, come se non bastasse, una serie di altre vicissitudini che non sto a raccontarvi, che hanno addirittura messo a rischio l'intero campionato. Da che doveva essere la stagione perfetta in cui arrivavamo pronti, prontissimi, ci troviamo oggi al primo weekend di gara più impreparati della Williams. Io non ho fatto neanche un giro, non ho mai visto la macchina e ho l'incognita delle ossa rotte che non so se reggeranno. E neanche il team ha mai visto la macchina e la riceverà alle 8:20 di sabato mattina, un'ora prima del primo turno. Ci aspetta un weekend difficilissimo, in cui sia io sia la squadra dovremo lottare contro il tempo per metterci nelle condizioni di essere il più competitivi possibile e portare a casa il maggior numero di punti in ottica campionato. Appena arrivato al circuito di Cremona, è venerdì, sono venuto il giorno prima per 2 motivi. Il primo è che domattina il primo turno di Livere è alle 9:20. Il secondo motivo è che devo fare il sedile. Avendo 5 costole ancora rotte e la clavicola dolorante, è fondamentale fare un sedile che sia perfetto per ridurre il dolore che avrò a guidare. Ho messo la tuta da macchina perché per fare il sedile è meglio usare quello che si indossa quando si corre. E sono curioso non solo di farvi vedere come si fa un sedile, ma di vederlo io stesso perché non ho mai fatto un sedile. E la mia macchina non è ancora arrivata, quindi il sedile lo facciamo su quest'altra, tanto sono tutte uguali. Fondamentalmente quello che stanno facendo è hanno tolto tutto quello che c'è nell'abitacolo e stanno coprendo con della plastica, insomma dei fogli di plastica, tutti i posti in cui potrebbe andare a finire la sostanza che si usa per fare il sedile. Lo step successivo è prendere un fantastico sacco della monnezza, dentro il quale verrà versato il liquido che farà una reazione chimica per cui diventerà una specie di spugna. Faccio prima farvelo vedere che spiegare comunque. Ora si mischiano gli ingredienti. Abbiamo 2 componenti che nel momento in cui vengono mischiati iniziano una reazione chimica che li porterà a formare la schiuma che compone il sedile. Scusa, quello quant'è? 1 litro? Sì. Un litro fai un sedile? Allora, questa qua cos'è? Per mescolarlo? Trapano con Una chiave. una chiave. Una chiave saldata da me per un utilizzo speciale. Stupendo. No, non... Vai. Corri. Vai avanti col busto. È caldissimo. Ah, Diventerà bollente. porca vacca. Così. Ok, mettiti come se dovessi guidare. È bollente. Se lo fai d'estate ti vuoi sparare. Tadan! Volete vedere il sedile? È uscito un bel... Ma che figo! Questo sei tu. Il tuo alter è... Ole! È nato. Tenga. Questo... Sedile fatto. La macchina arriva domattina. Che dire, sarà un weekend veramente importante e difficile.
Ci presentiamo alla gara di domani con 0 km alle spalle. Proverò la macchina per la prima volta domani e avrò 2 turni di libere, poi subito qualifica e subito gara 1 il sabato. Quindi sarà fondamentale nei primi 2 turni di libere capire la macchina, capire le gomme, che ci sarà una grande novità che vedrete tra poco, cercare il limite e cercare di sistemare il setup. Senza contare che il livello quest'anno sarà altissimo e ci sarà anche un pilota straniero che qualche anno fa aveva fatto il campionato e aveva vinto tutte le gare. Sarà dura. Adesso Nanna, perché domattina alle 8 sono in pista. Un po' bassine di pressione. In generale sovrasterza, nel senso che se io forzo ho sovrasterza in ingresso. Se io invece provo a essere pulito, comunque in percorrenza tende a partire dietro, sia a neutro sia quando prendiamo il gas. Cioè non riesco a spingerla fino al limite. Esatto, cioè ora io comunque ho cercato di andare un po' tranquillo per... Sei quasi a un secondo da... Va bene. Ah sì? Per le libere. Sì. Scusa, il primo quanto ha fatto? 3,5, tu hai fatto 5,1. Ah vabbè. Sì, no, cioè ai primi 5 giri giravo in 40, 1,5, va bene. Per le gomme devo far così, no? Sì, no, va bene. Sei a posto. Ok, primo turno finito di libere. Siamo arrivati abbastanza impiccati in pista. Come avete visto dal video, gomme montate un minuto prima dell'ingresso. E le grandi novità di quest'anno sono tante. La prima, credo che i più attenti l'avranno vista, gomme slick. Quindi non usiamo più le intagliate, ma abbiamo slick per l'asciutto e rain per il bagnato. E quindi con le slick già si va a 5 secondi più forte. Così è davvero un'auto da corsa veramente notevole. La grossa difficoltà di queste slick è che abbiamo a disposizione da regolamento un treno ogni 2 weekend. Quindi devi gestire le gomme alla perfezione. Se tu sbagli una frenata e spiattelli, ti sei fottuto 2 weekend di gara. Il primo turno mi hanno suggerito di fare i primi 5 giri molto piano per scaldarle progressivamente in modo che non si rovinassero, per prepararle alla qualifica e preservarle. L'altra grande novità, come ho già annunciato, è che siamo divisi, quindi ci sarà una griglia per le 15 e una griglia per le 10 e sono davvero fiero dei risultati che ha ottenuto questo campionato, perché siamo 15 macchine con le 15 e 22 con le 10, griglie pienissime. Male. La modifica che abbiamo fatto al setup non andava per niente bene. La macchina era durissima da far entrare in curva. Ho girato un secondo più piano, vi dico solo questo. E poi ho avuto un problema al volante, si sono tolte delle viti e quindi quando scalavo da terza a seconda mi scalava a doppia marcia e mi metteva la prima, quindi rischiavo di spaccare il motore. E quindi le ultime 2 curve dovevo farle con la marcia sbagliata e la macchina non usciva più. Allora, lo sapevo che questo primo weekend di gara sarebbe stato tosto perché non abbiamo fatto test e la macchina è arrivata adesso. Il problema è che abbiamo scoperto che si è rotto il sensore dei giri del motore, quindi segna dei giri totalmente sbagliati. Quindi non riusciamo a capire se sia effettivamente il motore che non spinge più o se sia io che, guardando un valore di giri sbagliati, sto anticipando troppo la cambiata e quindi perdo velocità sul dritto. Perché ho confrontato il mio giro di questa sessione con il mio giro della sessione precedente e mi do 10 km/h sul dritto, cioè in tutti i rettilinei della pista. Cioè io solo nel rettilineo là in fondo perdo 8 decimi da me stesso, che significa che sono 2 secondi e mezzo in tutta la pista. Quindi saranno i giri o sarà il motore che è andato? Scopriremo nelle qualifiche.
I know I'm holding on to this, holding on. I know I'm holding on to this, holding on. Don't let me repeat it. E andiamo! Terzo posto in qualifica. Ho dato tutto quello che avevo e ho tirato giù 3 secondi dallo scorso turno di libere. Chi l'avrebbe mai detto dopo l'inizio di giornata disastroso? Con sole 2 sessioni alle spalle per capire la macchina e le gomme, abbiamo fatto tutti davvero un mezzo miracolo. L'auto andava sicuramente molto meglio delle libere, anche se come setup non siamo ancora a posto. Come avrete visto dall'onboard faccio troppa strada in uscita di curva e fatico a girare. Ma ho comunque fatto un ottimo tempo a mezzo secondo dalla pole, quindi non toccheremo niente nell'assetto in vista di gara 1, che avrà luogo tra 2 ore. Comunque si vede tanto la differenza tra me e Critelli e Palumieri, che hanno già fatto dei test e messo a posto la macchina, conquistando appunto la prima fila, mentre noi altri siamo arrivati qui a Varano totalmente impreparati. Beh, ma una cosa veramente positiva c'è: le mie ossa. Vuoi l'adrenalina, vuoi la forza di volontà, vuoi il fatto che ho fatto il bravo per un mese per guarire prima. Sta di fatto che mentre guidavo non sentivo il minimo dolore. Zero. E questa è una grandissima notizia. Comunque adesso ci aspetta gara 1 e sarà una grandissima sfida. Il setup delle qualifiche andrà bene? Riusciremo a portare a casa il podio? Lo scoprirete nella prossima puntata.